tutti. Siamo venuti fino in Francia, qui è una zona che si chiama Queyras. Ho visto che siamo in Francia e non so bene cosa fare a cena, ho pensato di fare le crêpes, che appunto è un piatto francese. Di conseguenza ho guardato se avevo gli ingredienti. Gli ingredienti ci sono, adesso tra poco ve li dico, e farò un paio di crêpes, vediamo cosa mi escono, 2 o 4 crêpes, magari una salata e una dolce a testa. Allora, gli ingredienti sono un uovo, che per 2 persone dovrebbe bastare, poi 150 ml di latte, 62 grammi più o meno di farina, e poi io ci metto un pizzichino di sale. Ok, andiamo a rompere l'uovo. Iniziamo a mettere un po' di latte, iniziamo a sbattere, iniziamo a mettere un pochino di farina, sarebbe meglio avere un frullino, uno sbattitore, ma a bordo non c'è, quindi ci aggiustiamo con la forchetta. Allora, mettiamo tutto il latte e giù di farina, ne avanzo leggermente perché mi sembra persino un po' abbondante. No, più o meno giusto. Giù, possiamo metterla tutta la farina. Permesso. Ci metto giusto un piccolissimo di sale, ma proprio una punta, perché così poi anche se uno poi vuole mettere la farcitura dolce va bene. Ok, la consistenza deve essere questa. Ho ancora aggiunto un cucchiaio di farina perché prima era un po' liquida. Comunque deve venire una pastella così, di questa consistenza. Allora, l'impasto è pronto. Adesso serve una padellina, un po' di burro per ungere, e poi metteremo giù un pochino di impasto. Verranno circa 2 crêpes salate che farcirò con, ho trovato in frigo, del Philadelphia e del prosciutto cotto. Abbiamo messo il burro, voilà. Adesso quando scioglie lo facciamo sciogliere bene. Ok, iniziamo a mettere un po' di pastella. Possiamo fare la terza e ultima crêpe. Ci apprestiamo a togliere la terza crêpe. Voilà, mi sono venute 2 che farcirò salate e una che ci divideremo in 2 dolce. Le dosi erano un po' scarse di questa ricetta. Ok, questa è la prima crêpe. Ci vado a mettere un po' di Philadelphia. Ho trovato quella light, ma va bene, giusto un pochino, e gliela andiamo a spalmare. Sto facendo la seconda crêpe, metto ancora un po' di Philadelphia. Vado a mettere anche qui la fettina di prosciutto, solo un po' perché così, e vado a ripiegare
anche questa crepe. Ok, adesso andiamo a mettere le 2 crepe nella padellina. Questa qua sarà la terza che faremo dolce, e queste 2 adesso le passiamo, le accendo di nuovo un attimino il gas, così si scioglierà un pochino il Philadelphia e resterà molto cremoso e sarà più gradevole. Così scioglie bene l'interno, il formaggio viene bello cremoso. Pupi è molto interessato alla questione. Viva le crepe! Ho girato le crepe ancora un attimo. Ok, sono fatte. Adesso prendo il piatto di Bart. Bart, ti do la più grande, eh? Mille grazie. Voilà. Guarda che bell'aspetto. Deve essere squisita. Questa è la mia. Nadia, ti accontenti? Sì, un pochino più piccola, mi accontento. Bene, allora ci apprestiamo a tagliarla. Sembra ben sciolto il formaggio, e c'è Pupino che è qui in attesa. E si lecca i baffi. E si lecca i baffi. Assaggiamo, vediamo com'è. Pupino, aspetta un attimo, poi ti do un po' di prosciutto. Calda. Ottima. Questa è ottima. Quella dolce la farcisco dopo e vi farò vedere con cosa. Pupino ci sta mostrando molto interessato alle crepe. Papi, ce n'è ancora un po'. Voilà. Rendiamo onore al calice che ha voluto Bat. Dai Capafrey. Bene, mi appresto a farcire l'ultima crepe dolce. Una bella dose di marmellata di fragole, bella piena, anche perché la crepe non è grossa, ce la dividiamo in 2, quindi deve essere bella ripiena. Voilà. Arrotoliamo anche questa. Oppa, voilà. Voilà. La mettiamo in una padellina e la facciamo di nuovo venire bella calda con la marmellata bella calda fumante. Bene, andiamo a prendere la nostra ultima crepe dolce. Voilà. Basta, te ne metto metà, Grazie. Voilà. Ci vorrebbe un pochino di zucchero a velo, ma a bordo non ce l'ho, purtroppo. Com'è, amore? Buona? Fantastica. Ti stai scottando la lingua, vero? Grazie, molto gentile. Popino, dammi tempo, adesso ti do la pappa, non fare quella faccia così incazzuta. Bene, dopo cena 2 passi lungo il torrente. Pupi ha fatto anche i bisognini, si è visto prima, però è il suo diritto. Ora si fa una bella passeggiata. 50.000 annusatine e una bella pipì e una bella sgattata. Da questo ponte si attraversa il torrente e da qui ci sono una marea di passeggiate da fare, è una zona molto bella. Questa indicazione ci dice che siamo a 2024 metri sul livello del mare e prendendo il viottolino che ho inquadrato prima si va a Col de Longette con un percorso di 2 ore e 20, 4 km circa, e a Pic des Châteaux Renard 3 ore e 50, 8 km e mezzo circa.
Il nostro camper adesso è al di là del torrente. Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey Mr. Bully, what you think when you push me? Dopo aver fatto colazione abbiamo fatto 2 passi in questo bel bosco fresco, così ci rigeneriamo e ci godiamo un po' di aria fresca prima di scendere nella calura della pianura. C'è una famiglia di marmottine che ci guarda. Sono sempre sul chi va là. Ecco, ne è sbucata una terza. Prima mangiava nell'erba questa che è arrivata adesso. Ciao ragazze, fate colazione? Si vede la canone. È bella. Ciao. In mezzo ai fiorellini. Ah, come scava. Ciao a tutti, siamo ancora qua nel Queyras in Francia, vicino al torrente a prendere il sole, come potete vedere. La giornata è splendida, qui l'aria è fresca, invece giù in pianura c'è una calura terribile, quindi ci fermiamo ancora oggi. Se ci tenete compagnia, per pranzo farò una focaccia con le zucchine, visto che ho qualche zucchino che avevo raccolto nel nostro orto prima di partire. Quindi se state con noi vedrete la ricetta. A dopo! Come avevo anticipato poco fa, allora, sono in procinto di fare una focaccia con le zucchine. Allora, prima di andare via avevo raccolto qualche zucchino dal nostro orto. La ricetta prevede 2 zucchine, però sono piccoline, quindi io adesso ne metto 4, che ho già lavato e privato delle estremità. Allora, andrò a soffriggere gli zucchini con un po' di cipolla, ma visto che l'ho dimenticata a casa, tengo sempre nel van un po' di cipolla e un po' di aglio essiccato, si comprano i vasetti tipo questi, e sono molto utili in caso in cui si dimentichino a casa di questi ingredienti. Keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your life. What do you think about? Bene, abbiamo tagliato a tocchettini i nostri zucchini. Devono essere a tocchettini tipo così, piccoli. Ecco, adesso andiamo a farli soffriggere nel nostro olio con la cipolla essiccata. Intanto la copriamo un po' perché così cuociono meglio. Questa padellina a volte la uso, come avete potuto notare, senza il manico, che è un manico a incastro, perché mi tiene meno spazio, meno ingombro, e quindi è molto più facile se uno ha anche delle altre padelle o pentole sull'altro fornello. Stiamo cuocendo, un pizzichino di sale, ovviamente. Allora, per l'impasto, per la focaccia, per fare appunto l'impasto della focaccia, dove andrò poi a farcirla con le zucchine,
Ho pesato con questa bilancina che tengo a bordo, che è molto fine, quindi tiene poco spazio. Praticamente ci sono 300 g di farina, 150 g di acqua, poi ci va 6 g di lievito istantaneo, io mezza bustina userò quella, poi un cucchiaio di olio d'oliva, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale. Ok, andiamo a versare la farina nella nostra terrina, poi facciamo il solito buchetto. Adesso andiamo a iniziare a mettere l'acqua, li giriamo con la forchetta. Adesso andiamo a metterci il nostro lievito istantaneo, metto un pochino di zucchero per aiutare la lievitazione, mettiamo il cucchiaio d'olio, ok, adesso versiamo tutto il resto dell'acqua e andiamo a impastare ancora un po' con la forchetta, poi impasteremo a mano. Ok, mettiamo un cucchiaino di sale. Ok, adesso vado a impastare a mano, così fa prendere tutto bene la farina. Avevo ancora aggiunto un cucchiaio d'acqua perché mi sembrava un po' asciutta, ma più o meno il dosaggio era giusto. Il panetto è a posto, gli zucchini sono cotti, adesso andremo a dividere in due l'impasto e lo farciremo con zucchini, sulla ricetta c'è scritto scamorza ma io non ce l'ho, metterò della mozzarella o della fontina, e ho ancora le 2 fette che ho avanzato di prosciutto che ho avanzato ieri dalle crepe e metterò quelle per farcirla. Dividiamo in due il nostro impasto. Ok, prendiamo la prima metà, mettiamo su una carta oleata, carta da forno, e andiamo ad allargarla, non avendo di nuovo il mattarello con le sante manine. Un po' le mani, sennò tende ad appiccicare. Ok, adesso stendiamo anche l'altra parte, che sarà quella che andrà sopra. Facciamo anche un po' di scarico di stress. Ok, abbiamo steso le 2 parti, adesso una andremo a farcirla e l'altra la metteremo sopra e andremo a metterla in padella. Allora taglio a tocchetti con le 2 fettine di prosciutto che ho preso, adesso tagliamo a dadini la nostra fontina e siamo quasi a posto con la farcitura. Ok, utilizzerò anche oggi la padella fornetto che ho della Casanova, quella in castro. Adesso tolgo la parte così stendo già qua dentro la focaccia. Okay. Mettiamo qua dentro, guardiamo ancora un po' bene qua, perfettamente giusta del formato. Volendo si può utilizzare anche una padella normale dalla ricetta, però io uso quella fornetto perché secondo me così cuoce anche bene sopra. Adesso vado a mettere giù i nostri zucchini. Ok, adesso andiamo a mettere un po' del nostro prosciutto e il nostro formaggio. Andiamo a mettere la nostra fontina, ok, adesso andiamo a mettere l'altra parte dell'impasto sopra, devo staccarla senza romperla, voilà. Poi dobbiamo solo sigillare un po' i bordi in modo che non fuoriesca il ripieno.
quindi anche il ripieno non deve andare proprio fino al bordo giusto, perché sennò poi non si riesce a saldare. Voilà, è abbastanza saldato. Io farei giusto 2 buchettini così, giusto perché non vorrei che magari gonfia. Ok, adesso chiudiamo la nostra padella a incastro. Adesso andiamo ad accendere, lasciamo un pochino, fiamma un po' più alta, poi la abbasserò un po'. Gli abbiamo dato una girata perché sotto era già abbastanza cotta, anzi già persino un po' secchina. Adesso di là la lasciamo ancora un po' meno, avrà cotto 10 minuti da questo lato. Ok, dovrebbe essere cotta, adesso andiamo a metterla in una padella per tagliarla. Boh, l'abbiamo praticamente sfornata, come si dice. Adesso andiamo a tagliarla, vediamo com'è. Ok, vediamo una porzione. Adesso la porzione per Bat, mettiamo il piatto qua, allora teniamola bene, voilà. Adesso assaggiamo com'è, goccino di vino, com'è, buona o no? Strepitosa. Non è un po' durina? Perché No. a sentire così era un po' durina. Allora, buonissima. È tipo una piada? Tipo una piadina? Va bene, adesso lo assaggio anch'io e vi dirò le mie impressioni. Buonissima. Non è male. È tipo una piadina ripiena. Non male. Buona. Il risultato direi che è soddisfacente. More, visto che io ti ho fatto la focaccia con gli zucchini, mi fai un caffè? Ma giacche? Ovvio che ti faccio il caffè. Altro che un caffè ti faccio. Il magiacche proprio, guarda, magiacche. Ma giacche. Mo ci beviamo un buon caffè, poi dopo ci rincamminiamo per altri lidi. Colle dell'Agnello, questo è il versante italiano. Colle dell'Agnello, versante francese.